Ti piacerebbe realizzare una sciarpa unisex che all'occorrenza puoi avvolgere intorno al tuo collo trasformandola in uno scaldacollo con bottoni? Allora sei nel video tutorial giusto. Io sono Silvia e nel video di oggi vedremo insieme come realizzare una sciarpa scaldacollo con bottoni all'uncinetto. Si tratta di un progetto unisex, indossabile quindi sia per uomo che per donna, per adulti ma anche per bambini, andando ovviamente a variare le misure nel corso della lavorazione. Eseguiremo il tutto utilizzando un punto effetto tessuto reversibile, quindi abbiamo la stessa texture su entrambe le facce del nostro progetto. Inoltre questa sciarpa può diventare un pratico scaldacollo andando a sfruttare i bottoni e le asole che andremo a ricavare direttamente all'interno della nostra lavorazione. Potremo infatti indossare la nostra sciarpa scaldacollo semplicemente aperta come una sciarpa classica oppure andare a chiuderla su se stessa una volta indossata tramite i pratici bottoni. Ovviamente vi seguirò passo passo lungo tutta l'esecuzione del nostro progetto che potrete replicare con qualsiasi tipologia di filato. Il filato che ho utilizzato per il mio progetto è una Cakes con tutte le varie tonalità di grigio. Un filato che va quindi a sfumare partendo dal colore più chiaro al colore più scuro. Si tratta di un filato che avevo in casa da veramente tanto tempo, forse 1 o 2 anni, del marchio Lana Grossa. Si tratta del Cool Wool Big 11, 100% lana vergine merino. In questo momento sinceramente non so se questo filato è ancora in produzione, ma voi potete replicare questo progetto con qualsiasi tipologia di filato. Vi lascio comunque le informazioni tecniche. Come composizione un 100% lana vergine merino e la nostra Cakes, un maxi gomitolo, pesava 200 grammi e aveva una resa di circa 500 metri. Come numero di uncinette e ferri venivano consigliate le misure 3,5 oppure 4 e questo colore in particolare con tutte le tonalità di grigio è il 5005. Ho lavorato il tutto utilizzando un uncinetto 4,5 così da ottenere un effetto super morbido. Per eseguire il progetto sono poi necessari un ago, un paio di forbici e una coppia di bottoni. Bottoni nel mio caso molto speciali, sono in legno realizzati con il mio marchio inciso a laser da Fungolabel, l'azienda che da diversi anni si occupa di creare le etichette e i bottoni personalizzati per i miei progetti. Vi lascio il link al loro negozio scritto qui sullo schermo e nel box informazioni sotto il video. Ovviamente questi bottoni sono replicabili da Fungolabel anche con il vostro marchio. Sono realizzati in legno naturale e misurano 25 mm con 4 fori centrali. Questi presentano inoltre il bordo esterno, ma sono disponibili anche senza bordo. La nostra sciarpa o scaldacollo con bottoni viene lavorata in un unico pezzo, non abbiamo quindi necessità di effettuare nessuna cucitura, se non quella dei nostri bottoni di chiusura. Per quanto riguarda le misure del mio progetto, la mia sciarpa è lunga circa 110 cm, con una larghezza di circa 17 cm. Come prendere le misure per il vostro progetto? Potete utilizzare una sciarpa che già avete in casa o semplicemente andare a realizzare un piccolo campione del nostro punto, che vedrete è veramente di facilissima esecuzione, e poi scegliere voi quanto debba essere lunga la sciarpa. Con queste misure io ottengo una sciarpa che può fare un doppio giro intorno al collo. Se voi desiderate una sciarpa che faccia più giri, non dovete fare altro che continuare a lavorare in lunghezza finché non raggiungete la misura desiderata. Se invece volete eseguire una sciarpa scaldacollo con bottoni molto più stretta,
Vi basterà semplicemente prendere la misura del vostro girocollo e andare poi a replicarla per la lunghezza del vostro progetto. Anche le dimensioni in larghezza sono a piacere, potreste volere una sciarpa più stretta oppure più alta. Non dovete far altro che seguire le indicazioni del multiplo, che andremo ovviamente a vedere insieme, e avviare tante catenelle di base quanto volete sia largo il vostro progetto. Per mostrarvi il progetto andrò ad eseguire un piccolo campione utilizzando una piccola parte dello stesso filato. Il punto che ho scelto per questo progetto è la grana di riso, un punto tessuto reversibile, quindi abbiamo la stessa texture sia da una parte che dall'altra del nostro progetto. È una lavorazione che ho già portato in un mio video tutorial proprio qui sul mio canale YouTube, dedicato esclusivamente alla lavorazione del punto, che andrò ovviamente a spiegarvi velocemente anche all'interno di questo video. Se desiderate vedere solamente il tutorial del punto, lo trovate nel box informazioni sotto il video e anche qui nel pulsante della i in alto. Se vi cliccate sopra accedete direttamente al tutorial. Il punto grana di riso richiede un numero di catenelle iniziali di numero pari. Non abbiamo quindi un multiplo da rispettare, andiamo ad avviare tante catenelle quanto vogliamo sia larga la nostra sciarpa, tenendo conto che il numero totale di catenelle dovrà essere di numero pari. Nel mio caso ho avviato 30 catenelle. Per aiutarvi ad eseguire i passaggi del primo giro di lavorazione, vi consiglio di andare ad applicare un marcapunti sull'ultima catenella che avete lavorato, nel mio caso la catenella numero 30. Dopodiché andiamo ad aggiungere una catenella in più. Partendo dall'uncinetto dobbiamo ora tornare indietro di 2 catenelle. Saltare quindi l'ultima che abbiamo lavorato, quella aggiuntiva, quella segnata con il marcatore e nella seguente andare a lavorare il nostro primo punto, che sarà un punto basso. Entriamo quindi nella catenella e lavoriamo una maglia bassa. A seguire lavoriamo una catenella di separazione e saltiamo la catenella successiva sulla base. Nella seguente andiamo a lavorare un altro punto basso. Questi sono tutti i passaggi che dobbiamo ripetere per questo primo giro. Lavoriamo una catenella, saltiamo un punto sulla base, nel successivo andiamo ad eseguire un punto basso. Proseguiamo in questo modo alternando una maglia bassa ad una catenella, saltando un punto sulla base, fino ad arrivare al termine del nostro giro. Arrivati al termine del giro, se abbiamo lavorato correttamente, ci avanzeranno precise 2 catenelle. La penultima viene sostituita dalla catenella che andiamo ora a lavorare e nell'ultima catenella disponibile andiamo ad eseguire un punto basso. Abbiamo così completato il primo giro di lavorazione che ci servirà come base per il secondo giro che andremo a ripetere poi per tutta la lunghezza della nostra sciarpa scaldacollo. Quando abbiamo lavorato una catenella e saltato un punto sulla base, abbiamo creato dei piccoli spazi. All'interno di questi spazi andremo a lavorare le maglie basse del giro successivo, ma vediamo tutto questo insieme. Per il secondo giro realizziamo 2 catenelle e voltiamo il lavoro. La prima catenella che abbiamo lavorato è quella che ci consente di voltare il lavoro, mentre la seconda catenella è una catenella sostitutiva. Che cosa vuol dire? L'ultimo punto che abbiamo lavorato nel giro precedente era una maglia bassa e diventa ora il primo punto di questo giro. La catenella che abbiamo lavorato, la numero 2, va a sostituire questo primo punto basso. Dobbiamo andare a lavorare ora una maglia bassa in questo spazio, quello creato dalla catenella
che abbiamo lavorato nel giro precedente, saltando anche un punto sulla base. All'interno di questo spazio dobbiamo lavorare una maglia bassa. Tutto il punto grana di riso consiste nell'alternare una maglia bassa e una catenella per ciascun giro. Se nel giro precedente abbiamo lavorato una catenella, su quella catenella dovremo lavorare un punto basso, mentre se davanti a noi abbiamo un punto basso, dobbiamo sostituirlo con una catenella. Andiamo quindi a saltare il primo punto basso che ci si presenta e andiamo con l'uncinetto nello spazio sotto la nostra catenella. Vi passiamo proprio sotto, prendiamo il filo ed eseguiamo un punto basso. Davanti a noi abbiamo una maglia bassa, quindi dobbiamo eseguire una catenella. Saltare la maglia bassa e nello spazio qui creato dalla catenella lavorata nel giro precedente, andare ad eseguire un punto basso. Dobbiamo semplicemente alternare una maglia bassa e una catenella per tutto il nostro giro. La catenella sostituirà la maglia bassa sulla base e sotto, nello spazio di ciascuna catenella, andremo ad eseguire un punto basso. Proseguiamo in questo modo, alternando i nostri due punti, fino ad arrivare al termine del giro. Eccoci al termine del giro. Davanti a noi abbiamo un punto basso e 2 catenelle. Vi ricordate che all'inizio del primo giro avevamo saltato la catenella segnata col marcatore e l'ultima lavorata? Queste sono le 2 catenelle che abbiamo ora qui alla nostra sinistra. Il punto basso lo dobbiamo sempre sostituire con una catenella e dobbiamo andare a lavorare un'ultima maglia bassa. Questa maglia bassa dovrà essere lavorata qui, nello spazio tra le 2 catenelle e la maglia bassa che abbiamo davanti a noi. In questo momento questo spazio sarà molto piccolo. Andiamo ad allargare la nostra lavorazione, passiamo sotto le catenelle ed eseguiamo un punto basso e abbiamo così completato il secondo giro di lavorazione. I passaggi che abbiamo visto in questo giro sono quelli che dobbiamo ripetere per tutta la lunghezza della nostra sciarpa. Cominciamo sempre un nuovo giro facendo 2 catenelle. Voltiamo il lavoro, dobbiamo saltare il primo punto basso che ci si presenta e nello spazio qui, sotto la catenella che abbiamo lavorato nel giro precedente, andare ad eseguire un punto basso. Davanti ad ogni maglia bassa lavorare una catenella e sotto ogni catenella andare ad eseguire un punto basso. Quando arriviamo al termine del nostro giro, l'ultimo punto basso che dovremo lavorare verrà eseguito sotto queste 2 catenelle che troviamo sempre qui alla nostra sinistra. Le 2 catenelle che non sono altro che le 2 catenelle iniziali che facciamo all'inizio di ciascun giro di lavorazione. Ci troviamo ovviamente dalla parte del lavoro dove poi andremo ad attaccare i nostri bottoni. Non dobbiamo quindi ora fare altro che ripetere questi passaggi fino ad ottenere un pannello rettangolare che dovrà essere lungo quanto vogliamo sia lunga la nostra sciarpa a scaldacollo con bottoni. Continuate quindi ripetendo i passaggi che abbiamo visto insieme finché la vostra sciarpa non ha raggiunto la lunghezza desiderata. Dopodiché vediamo insieme come andare ad eseguire le asole per i nostri bottoni. Siamo noi a decidere a che distanza e in che posizione andare ad eseguire le asole per i nostri bottoni. Nel mio caso io ho deciso di farle molto vicine alla parte centrale del mio progetto, ma voi se lo desiderate potete farle anche più distanziate, oppure potete realizzarne più di 2. La posizione viene infatti decisa a questo punto del progetto. I bottoni vengono poi attaccati in base a dove decidete di posizionare e quante asole volete eseguire direttamente sul progetto. Partiamo ovviamente dall'inizio del nostro giro.
I passaggi per eseguire le asole sono applicabili a qualsiasi numero di punti di base. Nel mio caso vado a lavorare continuando esattamente come ho fatto nei giri precedenti per qualche punto, dopodiché, lavorata una maglia bassa, decido di realizzare la mia prima asola. Per realizzare le asole andiamo ad eseguire dopo un punto basso 3 catenelle, dopodiché andiamo a saltare 3 punti di base. In questo caso saltiamo una maglia bassa, una catenella e un punto basso e riprendiamo nella catenella successiva la nostra lavorazione esattamente come abbiamo fatto in tutti i passaggi precedenti. Quindi realizzata la maglia bassa nello spazio sotto le catenelle, riprendiamo a lavorare normalmente con il nostro punto grana di riso. Realizziamo qualche punto e l'importante è questo: quando decidiamo di eseguire una nuova asola, dobbiamo fermarci sempre dopo aver lavorato un punto basso. Dopodiché eseguiamo le nostre 3 catenelle, andiamo a saltare i 3 punti sulla base, 1, 2, 3, e nello spazio sotto la catenella che ci si presenta, eseguiamo il punto basso e andiamo a completare il nostro giro ripetendo i passaggi del punto riso fino ad arrivare al termine. Lavoriamo l'ultima maglia bassa e questo sarà il risultato. Con le 3 catenelle abbiamo creato 2 spazi, questi qui, che diventeranno le asole del nostro progetto. Vediamo ora come eseguire il giro successivo. Realizziamo come sempre le nostre 2 catenelle e proseguiamo lavorando a grana di riso fino ad arrivare davanti alle 3 catenelle che compongono la nostra asola. Abbiamo ancora da lavorare una catenella che va a sostituire questo punto basso e nello spazio sotto le 3 catenelle dobbiamo andare ad eseguire 3 punti, riprendendo sempre la sequenza di punti che compone la grana di riso. Abbiamo lavorato una catenella? Sotto il nostro archetto, composto da 3 catenelle, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa sempre sotto le 3 catenelle, rispettando così la sequenza che compone la grana di riso. Siamo dall'altra parte della nostra asola. Abbiamo un punto basso, quindi facciamo una catenella e proseguiamo con la nostra lavorazione a grana di riso, ripetendo sempre la nostra sequenza di punti. Arriviamo così davanti alla seconda asola. Prima di lavorarla abbiamo un punto basso, quindi dobbiamo fare una catenella e nell'archetto, nello spazio dell'asola, lavoriamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa sempre all'interno del nostro spazio. Dopodiché riprendiamo con il nostro punto a grana di riso fino ad arrivare al termine del giro. Abbiamo difatti lavorato nello spazio delle catenelle che formava la nostra asola la stessa sequenza di punti che abbiamo fatto per tutto il resto del nostro progetto. In questo modo nel giro successivo possiamo continuare a lavorare sempre a grana di riso senza alcuna variazione, perché qui, nello spazio dove c'erano le nostre asole, abbiamo mantenuto la stessa sequenza di punti, maglia bassa e catenella. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a lavorare in giri di andata e ritorno col punto grana di riso fino a creare un pochettino di spessore sopra le nostre 2 asole. Nel mio caso, dopo il giro di lavorazione che abbiamo appena visto insieme, ho ripetuto i passaggi del punto grana di riso ancora per 3 giri di lavorazione. Dopodiché, arrivata al termine del giro,
Ho semplicemente tagliato il filo, sfilato la mia asola e nascosto il filo all'interno della mia lavorazione. Ora che la parte ad uncinetto del nostro progetto è completata, non ci resta che andare ad attaccare i bottoni. I bottoni ovviamente dovranno essere cuciti alla nostra sciarpa in corrispondenza di dove abbiamo realizzato le nostre asole. Pieghiamo a metà il pannello e facciamo combaciare le due estremità. Utilizzando degli spilli, dall'altra parte del nostro pannello andiamo a segnare i due punti dove sono presenti le due asole. In questi due punti dovremo andare a cucire i nostri bottoni. Ovviamente, se vogliamo fare un lavoro ancora più accurato, prendiamo le misure in centimetri da una parte e dall'altra del nostro pannello dove sono presenti le asole, le andiamo a riportare dall'altra parte e poi passiamo alla cucitura dei nostri bottoni. In questo modo, quando andiamo ad indossare il nostro progetto, i bottoni corrispondono e chiudono perfettamente sul lato del pannello dove sono presenti le asole. Siamo quindi arrivati al termine di questo video tutorial che io spero abbiate trovato utile ma soprattutto di ispirazione. Abbiamo visto come lavorare il punto grana di riso, un punto tessuto che ci permette di indossare la nostra sciarpa in due modi differenti, aperta come una sciarpa classica, poiché abbiamo la stessa texture sia da una parte che dall'altra, oppure chiusa sfruttando i bottoni e le asole che abbiamo ricavato direttamente sul nostro progetto. Vi ricordo questo filato di lana grossa che potete ovviamente andare a sostituire con qualsiasi tipologia di filato e le misure del progetto sono ovviamente in base al vostro gusto e alle vostre esigenze. Se questo video vi è piaciuto vi invito quindi a farmelo sapere con un bel pollice in su, un commento proprio qui sotto il video e vi invito, ovviamente se ne avete piacere, a iscrivervi proprio qui sul mio canale. Troverete tanti tutorial all'uncinetto ma anche con i ferri da maglia per abbigliamento e non solo. Perciò con il mio nuovo progetto vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e mi aspetto di rivedervi in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!